Hai mai sentito parlare della Biblioteca Segreta Vaticana? Non è un'invenzione dei complottisti New Age che si ritrovano in una stanza fumosa la notte, ma un posto che esiste realmente. È un'istituzione ecclesiastica che gestisce letteralmente il sapere occulto raccimolato nell'arco di 2000 anni. Tutti i dettami che secondo la Chiesa andavano contro all'insegnamento cattolico, tutti i testi di magia nera, grimori, testi alchemici, resoconti storici scomodi per la Chiesa, addirittura c'è chi parla di un'altra storia di Gesù descritto come un oscuro rabbino su testi, pensate, che precedono i Vangeli a livello di datazione, testi che sono stati sigillati con le chiavi d'oro all'interno di quello che si chiama ufficialmente Archivio Segreto Apostolico Vaticano. Parliamo letteralmente del posto più inaccessibile del pianeta Terra, basta guardare il simbolo di questa istituzione, Secretum Apostolicum. Il nome stesso presente sul marchio ci anticipa già che parliamo senza complotti, senza dicerie e senza menzogne, dell'archivio segreto dello Stato Pontificio. Molti giornalisti e storici hanno fantasticato nel corso degli anni in merito al suo contenuto e il motivo è semplice. Contiene la più vasta conoscenza in ambito storico ed esoterico presente sulla Terra. Ogni storico è affascinato dalle meraviglie che contiene, ogni teologo è incuriosito dai testi che la Chiesa ha deciso di nascondere e ogni giornalista pagherebbe il suo peso in diamanti per poter passare anche solo un'ora lì dentro. Ogni feudo, ogni terra, ogni cittadina, ogni famiglia associata alla Santa Sede e ogni dominio pontificio da 2000 anni a questa parte ha ceduto la propria storia scritta al Vaticano. In molti casi è il Vaticano stesso che connette prese di potere nel corso della storia, specie durante il Medioevo, sequestrava interi ritrovamenti archeologici, documenti e conoscenze che sarebbero potute diventare scomode per l'istituzione della Chiesa. Il pontefice, in quanto sovrano della città del Vaticano, possiede il materiale conservato in archivio fino alla morte o alle dimissioni, con conseguente passaggio di proprietà al successore. Il Papa, amici, è letteralmente a livello legale il proprietario degli archivi segreti vaticani e se solo volesse potrebbe declassificare tutti i documenti in una sola volta. Hai capito bene? Declassificare. È importante precisare che il Vaticano è uno Stato e in quanto tale ha l'autorità di segretare o declassificare tutti i documenti in suo possesso, sia che si tratti di manoscritti antichi di 3000 anni che ti parlano di un altro Gesù, sia che si tratti dei dossier su Emanuela Orlandi. Per esempio, tutti i riferimenti non sono puramente casuali. Perché non lo fa? È un'equazione molto semplice, perché a quanto pare il Vaticano ha qualcosa da nascondere. Una cosa è la Biblioteca Vaticana e una cosa sono gli archivi segreti vaticani. Attenzione, perché spesso si tende a confondere le due cose. L'archivio contiene anche carte di Stato, corrispondenze, libri contabili e molti altri documenti che la Chiesa ha accumulato nel corso dei millenni. Nel XVII secolo, per ordine di Papa Paolo V, l'archivio segreto fu separato dalla Biblioteca Vaticana, dove gli studiosi avevano un accesso molto limitato e rimase chiuso agli estranei fino alla fine del XIX secolo. Pensate che rimase totalmente inaccessibile per 200 anni. Fino a quando Papa Leone XIII agli inizi del 1900 aprì limitatissime parti dell'archivio ai ricercatori. E allora direte, dai, non è così segreto se alcuni documenti sono accessibili. Ora, vorrei portarvi a ragionare. Nel corso dei millenni hanno raccimolato tanta, ma veramente tanta roba e come funziona per i rilasci degli altri stati, anche il Vaticano deve attuare una politica apparentemente trasparente, voglio dire, tienili buoni,
dagli l'impressione che gli stai permettendo l'accesso a determinate carte tenendo però le cose cremose top secret. Ecco, solo determinate parti dell'archivio apostolico possono essere visitate, solo determinati documenti possono essere letti e ci deve sempre essere il controllo a vista di un supervisore. La storia è molto lunga e complessa, ma volendo sintetizzarla, già nel primo secolo del cristianesimo la Chiesa aveva acquistato e aveva cominciato ad assemblare una cospicua raccolta di documenti che chiamavano Santo Scrinium. Questi documenti venivano raccolti dal Papa e ne conosciamo la storia attraverso riferimenti in opere contemporanee e successive. Nei secoli successivi, più la Chiesa acquisiva potere e più i papi, che visitavano continuamente imperatori e capi di Stato, avrebbero racimolato una documentazione estremamente dettagliata del mondo, dei segreti e delle congiure dell'epoca, e tutto ciò pose le basi per il neonato Archivio Segreto Apostolico Vaticano. Inizialmente i materiali archivistici della Chiesa erano conservati presso il Palazzo Lateranense, poi, con il passare degli anni e con l'esigenza di trovare un luogo sicuro per quei preziosissimi documenti, pensarono bene di nasconderli in Vaticano. Nel 1612 Papa Paolo V ordinò che tutti i documenti della Chiesa fossero riuniti in un unico luogo e ordinò che questo luogo diventasse inviolabile. Quando Napoleone conquistò gli stati della penisola italiana negli anni 90 del Settecento, chiese in omaggio opere d'arte e manoscritti. Siamo stati letteralmente saccheggiati dai francesi. Il suo armistizio con la Santa Sede il 23 giugno 1796 prevedeva che il Papa consegnasse alla Repubblica Francese 100 quadri, busti, vasi o statue e 500 manoscritti, tutti scelti, ovviamente, da agenti francesi. Il Trattato di Tolentino del 1798 poneva richieste ancora maggiori e le opere inviate a Parigi includevano il Codex Vaticanus, il più antico manoscritto esistente della Bibbia in greco. Il Codex Vaticanus è il più antico esempio di Bibbia completa dall'inizio della Genesi alla fine dell'Apocalisse. Trascritto nella prima metà del IV secolo, forse attorno al 325 d.C., è lo scritto in greco su pergamena della Bibbia canonica e accettata dalla Chiesa, più antico mai ritrovato. Origine e storia del manoscritto non sono note fino a quando il codice non venne trovato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, fondata da Papa Nicola V nel 1448. Appare nei cataloghi del 1475 e in quelli del 1481 e il luogo di origine è incerto. Sono stati proposti Roma, il Sud Italia e Cesarea in Palestina. La somiglianza del testo con papiri e versioni copte ne suggeriscono un'origine egiziana. Parliamo di un libro avvolto dal mistero intorno al quale aleggiano numerose leggende. C'è chi parla del tocco degli angeli e chi si riferisce ad esso come ad un libro in grado di donare grandi poteri. Venuto a conoscenza del libro da alcune spie francesi, Napoleone decise di appropriarsene e ci riuscì nel 1798 quando saccheggiò l'Italia. Attualmente il libro è conservato nell'Archivio Segreto Vaticano. Dal 1979 sono cominciate le procedure per aprire la sezione dell'Archivio Segreto Vaticano inerente all'Inquisizione. E sebbene l'archivio abbia sviluppato politiche che limitano l'accesso al materiale tramite pontificato con accesso concesso non prima di 75 anni dopo la fine del regno di un determinato papa, i papi hanno concesso eccezioni.
Ad esempio, Papa Paolo VI ha reso disponibili gli atti del Concilio Vaticano II non molto tempo dopo la sua conclusione. Nel 2002 Papa Giovanni Paolo II ha consentito agli studiosi l'accesso ai documenti dell'archivio storico della Segreteria di Stato relativi ai rapporti della Santa Sede con la Germania durante il pontificato di Pio XI dal 1922 al 1939 al fine di mettere la parola fine alle speculazioni ingiuste e sconsiderate sui rapporti della Chiesa con il partito nazista. Dopo il successo del film Angeli e Demoni del 2008, che descrive una visita all'archivio e ne parlava in modo estremamente segreto nel 2010 per non dare nell'occhio e per pulire le macchie che il film gli aveva attribuito, il Vaticano aprì gli archivi ad un gruppo selezionato di giornalisti per contestare il trattato del film. Insomma, per assurdo, aprire determinate sezioni degli archivi segreti vaticani allontana i curiosi. Ma che cosa contengono? O per meglio dire, che cosa si dice che contengano? Contengono i trattati di magia nera più pericolosi della storia, libri estremamente compromettenti in ambito religioso che metterebbero l'intero dogma cattolico in discussione e documenti fiscali talmente compromettenti in grado di far crollare 2000 anni di ipocrisia. Ti rilasciano i documenti sull'Inquisizione, capito? Perché non rilasciate i documenti relativi ai legami che aveva la Chiesa con Roberto Calvi e il Banco Ambrosiano? No, quello è troppo. Tanto, l'ho già detto nello scorso episodio, a me prima della fine della serie mi cementano in un pilone dell'autostrada. Attualmente a gestire l'archivio segreto vaticano sono il cardinal José Tolentino de Mendoza, teologo e professore universitario, e Sergio Pagano, che attualmente è il prefetto dell'archivio segreto vaticano. Nome un po' assurdo per un vescovo, però ok. Pagano, sai, capito il senso. Ora, volete rendervi conto di quanti documenti e manoscritti contiene l'archivio? Perché sono convinto che vi risulta parecchio difficile da visualizzare. Ecco, contiene talmente tanta roba che gli esperti in Vaticano hanno stimato che contenga 85 km di scaffalature con 35.000 volumi nel solo catalogo selettivo. Significa che nemmeno gli archivisti sanno quanta roba c'è lì dentro. E oltre a poche lettere papali, ad una lettera di annullamento di matrimonio del re d'Inghilterra Enrico VIII e ad una trascrizione manoscritta del processo a Galileo Galilei, c'è poco o niente. I testi che sul serio fanno venire l'acquolina in bocca sono i cosiddetti Vangeli apocrifi ritrovati a Qumran e Nag Hammadi negli anni 40. Molti sono esposti nei musei, alcuni si dice invece che siano nascosti in Vaticano. Già di per sé apocrifo significa da nascondere e seguendo alla lettera il significato, il Vaticano si è appropriato di alcuni di essi e li tiene ben lontani da occhi indiscreti all'interno del suo archivio apostolico top secret. I testi apocrifi, signori, costituiscono storicamente la chiave per comprendere in modo genuino la storia della religione e i veri insegnamenti del profeta Gesù, che assolutamente, e ripeto assolutamente, non imponevano la creazione di un'istituzione sovrana come il Vaticano che per più di 1000 anni ha conquistato e soggiogato interi popoli al proprio volere. Cos'è più autorevole? Una Bibbia scritta e riscritta migliaia di volte nel corso di 1000 anni e modificata nel corso della storia a scopo politico dal I secolo al Medioevo, della quale esistono decine di milioni di ristampe e versioni diverse fra Antico e Nuovo Testamento, Vangeli compresi, o un papiro originale trovato in una caverna in Egitto e tradotto? Fatti questa domanda perché anche dal punto di vista archeologico e storico questo fatto che la Chiesa ha deciso di non rendere canonici e quindi apocrifi determinati Vangeli apparentemente scritti da quegli 8 apostoli che scomparvero dopo la Pentecoste è molto discutibile. Uno dei grandi enigmi della cristianità riguarda infatti la sorte degli apostoli di Gesù e dei libri proibiti che essi avrebbero scritto. La verità, confermata anche dalla storia della Chiesa redatta da famiglia cristiana, è che 8 apostoli su 12 spariscono dopo la Pentecoste e non se ne seppe più nulla. Sono Andrea, Matteo, Bartolomeo, Tommaso, Simone lo Zelota, Giuda Taddeo, Filippo e Mattia. E che fine hanno fatto? La Bibbia non ce lo dice, almeno nella versione che noi oggi conosciamo, ma esistono diversi testi apocrifi che la Chiesa ha respinto nel V e nel VI secolo, testi che ha giudicato del tutto inattendibili, che forse ci consigliano la direzione da prendere.
I testi apocrifi parlano di questi apostoli scomparsi e dicono che alcuni sono morti come martiri, altri sono stati perseguitati, altri avrebbero predicato in Libia e perfino in India. Ad alcuni di essi vennero attribuiti alcuni Vangeli apocrifi, uno dei quali, in particolare, il Vangelo di Tommaso. Questo Vangelo, signori, è da alcuni considerato come la base dalla quale avrebbero attinto i Vangeli sinottici di Matteo, Marco e Luca. Come il Vangelo di Filippo, anche quello apocrifo di Tommaso è stato rinvenuto a Nag Hammadi nell'inverno del 1945 e si tratta di una versione in copto di un più antico papiro, il 654 di Ossirinico, ribattezzato come il Quinto Vangelo, composto da 114 detti, introdotti tutti generalmente allo stesso modo con Gesù disse, che si susseguono e si rivelano come uno scritto esoterico contenente parole di Gesù che assolutamente non dovevano essere svelate perché non sono alla portata di tutti e perché la loro spiegazione è molto discutibile. L'importanza dei frammenti del Vangelo greco di Tommaso, versione di Ossirinico, sta nel fatto che questi scritti, io vorrei che vi svegliaste, sono molto probabilmente più antichi dei Vangeli canonici e dunque rappresentano l'unica fonte originale delle parole di Gesù. Parole che, se autentiche, sfortunatamente, sono assai diverse da quelle contenute nel Nuovo Testamento. Esse rivelano una concezione del mondo, di Dio e del sovrannaturale completamente diversa da quella tradizionale, ma soprattutto svelano il fatto che mai e poi mai Gesù avrebbe invitato gli apostoli a darsi una struttura organizzata, diventando poi la Chiesa di Roma. Nel papiro di Ossirinico, il testo più antico dei Vangeli canonici stessi, Gesù disse: «Il regno di Dio è dentro di voi». Secondo molti teologi, signori, la frase è lapidaria e folgorante. Con essa Tommaso attribuisce a Gesù una concezione in totale antitesi con la Chiesa attuale. Avanza invece una dottrina religiosa che è simile a quella buddista, che tende ad escludere qualunque intermediario fra te e Dio. Niente preti, niente vescovi, istituzioni, banche, eccetera. Non stupisce infatti che una simile interpretazione ovviamente sia stata bandita e nascosta dalla Chiesa e dalle istituzioni vaticane, e se questo basta a mettere in dubbio l'esistenza stessa della Santa Sede, cos'altro, proprio a livello di Vangeli apocrifi precedenti ai Vangeli che la Chiesa reputa canonici, ci tengono nascosto? Io, cari amici, spero che anche questo secondo episodio di questa magnifica serie vi sia piaciuto. Mi raccomando, se hai apprezzato e vuoi supportare il mio lavoro, lascia un like, e se vuoi valorizzare questa serie e aiutarmi con un piccolo sostegno, ti chiedo gentilmente di lasciare un like al video. È gratis e non ti costa niente. Fammi capire che ne vale la pena continuarla. Per oggi, signori, è davvero tutto. Io vi ringrazio infinitamente per essere stati con me e vi mando un grande abbraccio. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!